Bene, abbiamo iniziato. Ciao Monica. Ciao. Siamo qui con Anna. 5, 4, 3, 2, 1. E Anna sta guidando su una strada completamente buia. I lampioni sono tutti spenti e ha quindi un gran desiderio di portare luce, di vedere. Però in questo momento che luce non c'è, ha una certa agitazione, ansia. Ti dà in quest'ansia l'autorizzazione? Sì, sicuramente. Riesce, nonostante questo affanno, a farci un bel sorriso e a dirci di sì. Vediamo subito la vibrazione di Anna. Dunque, al momento ci sono un po' di turbamenti, quindi mi viene 4 miliardi. Mhm. Quando è in compagnia dei suoi gatti? Lì sale parecchio, perché c'è uno stato fusionale, direi. Vedo anche 50. Consapevolezza. No, non è male. Mi viene 146. Anima. 42. Vite. 2087. Cervello. 9,3. Suscettibilità ipnotica. 35. 3D. Mm. Ah, qui è sempre un po' un discorso facendo una media, mh? Perché da certi punti di vista lei in terza dimensione quasi non ce l'ha, ok? Però è dentro alcune dinamiche, alcuni meccanismi della terza dimensione, per cui facendo una media direi circa 63. Vivacità animica. 80. Ok, prima sessione di Anna. Anna vuole fare questa sessione perché vuole essere libera. Progetto di Anna. In prigione. Mi viene scavare buche. Ah, Vedo lei che zappa e a volte seppellisce delle cose che possono essere dei ricordi, degli episodi del passato, ehm, perché non sapendoli gestire, li seppellisce. A volte nel passato ha anche seppellito se stessa e a volte è come se avesse avuto il desiderio di seppellire chi le ha fatto del male. esiste una delle sue vite in cui c'è il concetto di seppellire? Lei viene seppellita, lei seppellisce qualcuno, lei seppellisce tutta la famiglia, lei seppellisce il tesoro. E c'è lei che zappa come contadino e zappando trova delle ossicina di bimbo. E chi era questo bimbo? Più bimbi, tipo come se ci fosse una specie di, ma Fossa chiamiamola comune. clinica, esatto, non tanto distante da lì, e i bambini poi, alcuni venivano seppelliti lì. Clinica, Ma esperimenti, mi dice anche. non Che cosa feti. vede? No, quando lui li trova, ci sono delle ossicine, quindi sono già formati. Come si chiama Anna in questa vita? È un uomo, John mi viene.
E va bene, entità eteriche, vediamole. C'è un lupo che ha il naso rosso, tipo pagliaccio. Poi ci sono due uomini del tempo che portano i riflettori principalmente su una linea temporale, quindi diciamo così su una strada, diciamo, della vita, mentre invece spengono i riflettori sulle altre linee temporali che sarebbero possibili per Anna. Poi c'è un biscione ciccione che ricorda, hai presente il biscione di Canale 5? Mhm. Poi c'è questa, tipo un'alce sembra, proprio perché vedo le corna che sembrano un po' anche delle ali in un certo senso, no? Le corna dell'alce. E al suo fianco, al fianco dell'alce, c'è un Babbo Natale un po' malizioso e 3 di L. Mentali. La prima che mi viene è infanzia corrotta o infranta. Mm, cioè, nel momento in cui lei era piccola, quindi sei completamente dipendente, sei completamente candido, innocente, sei completamente in balia degli adulti, purtroppo lei, non è stata protetta. Perché la questione, sai, eh, non è solo il fatto, non so, io voglio spiegarmi bene, ok? Cioè è ovvio che l'episodio in sé della molestia è pesante, ma Mhm. è altrettanto, se non più pesante, comprendere che i tuoi genitori non ti hanno protetto da questo, Mhm. ok? Non si sono accorti di questo. Quello è un dolore ancora più profondo, Sei abbandonata. sì. Non gli importa di te. E non riescono a vederti, non riescono a vedere il tuo dolore, non riescono a percepire la violazione che c'è stata. Allora che genitori sono? Mm? Sono cose molto profonde che hanno scatenato dentro Anna una profonda rabbia, frustrazione, sensazione di non essere compresa e accolta. Livello? Allora, secondo me lei ha fatto già un lavoro su questo. Non so a quale livello, con quale modalità, perché comunque il livello a me viene 6, secondo me in passato era più alto. L'altra entità mentale mi viene Countdown. Sembra quasi che Anna abbia fra le mani una bomba a orologeria e si rende conto che praticamente il countdown ormai è vicino quasi allo zero. Quindi di qui a poco questa bomba esploderà. Ma lei è fortemente determinata a fare di tutto affinché la bomba non esploda ma venga disinnescata. Questo ovviamente le crea anche però parecchia ansia perché non sa se ci riuscirà. Quindi livello diciamo 4-5. Bomba per cosa? Perché è tutto questo suo groviglio, diciamo così, emotivo. Lei si sente anche molto stanca, sfibrata, arrabbiata, non comprende fino in fondo come liberarsi da questa pesantezza. E lei lo sa che è liberandosi da questa pesantezza che nella sua vita accadranno cose diverse. Si libererà anche dalla pesantezza lavorativa, lei lo sa, dalla pesantezza della vita che avverte tutti i giorni.
L'ultima si chiama, io gliel'ho accennato, mi viene proprio come, mi viene in latino, non so perché, depressio gravis, mi viene. Fa vedere questa um, questa serie di, diciamo così, di sintomi di profonda tristezza, a volte anche proprio, ovviamente, disconnessione, no, con se stessa e disconnessione dalla vita, tanto da rifiutarla in alcuni momenti. Adesso no, non è più così accentuata. Ci sono stati dei momenti in cui era ancora più disconnessa lei dalla sua anima e per cui la raggiungeva a livello 8-9 e infatti ha avuto determinate idee nella sua testa, no? Di abbandonare questo piano terreno. Adesso? Adesso invece ha una forma più blanda, secondo me è intorno al 5. Mm. Impianti, vediamoli. Questo impianto mentale è molto particolare perché da fuori vedi una corona, bella, luccicante, dorata, sembra. Però poi se guardi meglio, noti che al centro della testa c'è un chiodo di quelli quasi medievali, grossi, un po' arrugginiti. Quindi come un contrasto tra quello che vedi fuori e quello che c'è invece profondamente. E poi c'è una benda sugli occhi che è come se le impedisse di vedere davvero la luce, la bellezza, la meraviglia della vita. Solo a volte vedo che riesce ad abbassarla un pochino, però lei desidera avere gli occhi completamente liberi, di vedere tutta la luce. Poi c'è come una specie di... Io vedo paglia, sembra paglia, pagliericcio. Non so se deriva da quasi... sempre la sua infanzia, credo che lei abbia avuto a che fare con la paglia, roba secca, così, no? Erba secca, cose così, Mm. in zona, diciamo, dei genitali. Ehm, come se provocasse determinati tipi di fastidi, di bruciori, di infiammazioni davanti e poi in corrispondenza dietro anche la zona lombare, quasi per attrito, no? E poi mi fa vedere che su entrambi i piedi ha proprio dei pesi, dei blocchi pesanti che le impediscono di camminare anche a un passo veloce come lei vorrebbe nella sua vita e di cambiare direzione. E basta. Cinema, mamma. Sì. Come? Ma viene con un fazzoletto di tessuto. È Frate? come se Sì. non volesse che si dicessero alcune cose. Certe cose sono di famiglia, certe cose sono private. Nessuno conosce l'identità di Anna. Anzi, Anna non è neanche il suo nome. È il nome che lei voleva avere. E questo lo diciamo subito. Lo disse poi alla madre da adulta e la madre non ricordava questo fatto, ma ricordava di volerla chiamare Anna e poi vabbè, il marito si oppose e scelse un altro. Chiedo alla mamma la causa esoterica direttamente alla interessata. Allora, intanto mi fa vedere questa vita precedente in cui loro sembrano quasi essere colleghi di circo. Vedo che fanno dei numeri insieme e si sentono, non sono parenti, però si sentono proprio come quasi gemelle, c'è una forte affinità.
ed è come se decidessero proprio di incontrarsi in un'altra vita. Quindi in realtà la connessione tra Anna e sua mamma è stata molto concordata e sentita fin da subito. Per questo che Anna ha un ricordo anche così vivo. Il padre è come se, non so come dirti, il rapporto tra Anna e sua mamma avrebbe potuto essere anche un po' più profondo, ma il padre è come se in un certo senso tendesse un po' a raffreddare le cose. E quindi dicendo di no alla scelta originaria della mamma, è come se avesse messo, come dirti, no? Una prima, chiamiamola ostruzione, un primo piccolo distacco tra loro due. Ok, fratello e nipote. Sì, certo, certamente. Marito. Il marito pensa che, io lo so che non è un medico, però mi viene come medico. Fiamma. Guarda, mi dice, io sono il suo medico, sono suo padre, sono suo fratello, sono suo marito, sono il suo migliore amico. Più di così, e io Fiamma. aggiungo, sì, fiamma. Che livello? 2. Mm. Colpo coup de théâtre. Anna non nasconde una certa soddisfazione, sai cosa vuol dire, no? Hai visto delle sessioni in tal senso? Ok. 2 gatti, Sì, quelli che lei ha allattato, noi, sì, sì, col sì, biberon ovviamente. sì, sì, Cioè li ha presi assolutamente. da piccoli ed evidentemente che avevano perso la mamma, penso, no? O che erano stati abbandonati dalla mamma, o che non si sa, ma comunque la mamma non c'era e non erano svezzati. Sì, lei li ha proprio salvati e quindi sono a tutti gli effetti i suoi figli e naturalmente ci sono. C'è un al di là dei gatti, Certo che sì. ma è lo stesso di tutti gli animali? Sì, 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 secondo me sì, sono tutti insieme gli animali. E infatti c'è il terzo fratellino di questi Mhm. che non è riuscito a sopravvivere. E che succede nell'al di là dei gatti? Concentriamoci sui gatti in questo caso perché Anna ha 2 gatti. Allora, allora, noi abbiamo bisogno di vederli ancora con una fisionomia felina, perché noi abbiamo bisogno di questo riferimento. Eh, è il nostro appiglio mentale. Se però rinunciassimo a questo appiglio mentale, tutto quello che vedremmo è luce e immenso amore. Ehm, stupore, gioco, e molta collaborazione, molto sostegno reciproco. Perché Monica, a volte dei gatti soprattutto sono molto antipatici, molto dispettosi, molto bulli con gli altri loro simili. Ehm, qua il discorso è complesso. Cioè, quello a cui stiamo partecipando è un gioco. Il gioco è fatto da vari livelli e da varie prove. I gatti appartengono a questi tipologie di prove, ok? Quindi spesso anche nei nostri confronti non sono poi così accomodanti
sì, a volte si trovano i gatti molto affettuosi, ma spesse volte o gatti evitanti o un pochettino aggressivi, eccetera, eccetera. Ok? Quindi rappresentano proprio quella difficoltà del gioco da superare, da trasformare. Mm. E anche fra loro è lo stesso tipo di dinamica. Non so se... Mm, mm, mm. Come definiresti la PE di un gatto, lo spirito, o di un animale, come quella È come umana? se mi facesse vedere due spinte opposte, una l'arrendevolezza e l'altra l'aggressività. E come nel gatto c'è la possibilità di mescolare le due cose, però allo stesso tempo di dividerle. Perché il gatto è uno che opera molto discernimento, quindi in determinati frangenti sa essere anche molto aggressivo, attacca molto. Dall'altro lato invece sa essere estremamente tenero. Quindi è come se fosse anche quello un piccolo specchio che ci insegna come sia importante attivare il discernimento. Non si può essere sempre eternamente in un modo. Esistono circostanze in cui vanno affinate determinate doti. Mm, 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 mm. Ehm, Mi viene questa come essenza felina, diciamo. Anna, sono un maschio e una femmina? Mm. Ok, il maschio cosa dice ad Anna? Come se le prendesse, non so se lei ha una collanina, tipo con la zampetta, no? Le prende questa collanina, no? Mamma gioca con me. E la femmina? La vedo così, appoggiata alle sue cosce, adesso sta facendo le fusa. Qual è la causa esoterica dell'infinito amore per gli animali di Anna? Ehm, che Anna è connessa. Se sei connessa, non puoi chiamarli gli animali. Se non sei connessa non puoi chiamarli. Non puoi amarli, Marli. no. Più sei connessa, più ami. E più ami queste creature che ti fanno vedere il funzionamento di questa Matrix e ti risvegliano l'amore, perché ti fanno vedere che la soluzione a questo gioco è l'amore, ma l'amore unito al discernimento. Hanno un'anima gli animali? Per me hanno una loro anima, anche se ha un ruolo differente dalla nostra anima. Diciamo che è una parte eterica, uno spirito animico, Esatto, sì, diverso dal nostro spirito, che sì, se la divide con l'anima è più sì. separato. Come lo definiresti questo spirito animico? Spirito animico? Mm, non so, mi viene forza sorgiva. Cosa ti suggeriscono i due gatti di Anna? Ehm, che l'hanno scelta come mamma, eh, perché lei non ha avuto anche altri suoi figli, e che lei è stata una mamma a tutti gli effetti, anche da un punto di vista educativo. Poi vedo che le vanno vicino alle orecchie, si strofinano contro le sue orecchie, ed è come se volessero in un certo senso loro stesso liberarle le orecchie. Iniziano da questa liberazione. In che senso liberare le orecchie?
Mm, lei, Anna, vuole una liberazione totale di se stessa. Quindi vedo che il gatto maschio si strofina contro le sue orecchie, che se vogliamo rappresenta come senso l'udito, le parole ascoltate, ricevute, ok? Nel corso della vita. E anche quelle che ti hanno ferito, ovviamente, no? E la femmina vedo che invece le strofina qua sotto il mento, come invece a volerle liberare la gola, che sono le parole che lei pronuncia. Quindi è come se lavorassero in combinazione. Va bene. Monica, chiamiamo gli angeli e gli arcangeli che hanno interagito nella vita di Anna con Anna. Anna, colei che vuole essere libera. Però io vedo che è stata un'interferenza anche abbastanza transitoria, nel senso che è comparsa anche diversi anni fa. mm. Ed era nel momento in cui lei stava iniziando una sua vita personale, privata, diciamo così, no? Con il marito. Ed era come a una specie di bivio. Una era quello di, come dirti, sotterrare tutto quello che c'era stato, tutte le cose che si erano mosse dentro di lei, anche perché appunto lei in, in gioventù aveva avuto anche dei problemi appunto depressivi di una certa importanza, ok? L'altra era la strada di svoltare, ok? Adesso aveva una sua vita personale in cui decideva lei, era adulta e accanto una persona che la ama. Ed è come se questi angeli, in un certo senso, volessero farla ritornare debole come era prima. Quanti sono? Raffaele avevi detto, Anna, no? Gabriele, Raffaele, no. Michele, forse. Michele, chiama Michele. Sì, infatti viene molto guerriero, esattamente come Michele, ed esattamente come un po' nell'indole di Anna stessa. Quindi è molto giusto l'angelo Michele per lei, ehm, perché è in sintonia con questo suo animo molto battagliero. Anna sa molto guerreggiare quando ci sono delle cose che le stanno a cuore e che lei sente come giuste. Anima? E quindi, no, ovviamente no. Se non anima di cosa stiamo parlando? Eh, È un'invenzione. Stiamo parlando dell'invenzione che noi abbiamo fatto. Magari ha lo spirito forza sorgiva. Magari è un No, animale. Non ha neanche spirito. no, Un attimo. Wait a minute. Se non ha anima e non ha spirito, che cos'è? è un programma. Fuffa. Sì, è un Aria. programma, è una di queste prove qui del gioco. No? Se Sai che io ci sono i come vari anima, ostacoli e le come anima, varie Monica, pupazzetti. muovo le mani come anima e incontro Anna, tocco con le mie mani di anima la sua anima, mi blocco o la trapasso. È tutta ovviamente simbolica la cosa. La mia anima riconosce un'altra anima Certo, presente. certo. Vedo proprio una fusione, diciamo così, di colori, una specie di flusso. E diventa un'interconnessione. Molto bello come immagine, perché vedo i tuoi colori che sono un po' blu, bianchino, violetto, che si fondono con i suoi, che adesso io vedo più sul rosa e sul violino. Ok. E voi vi avvicinate e si fondono, si crea una nuova forma. Se faccio la stessa cosa davanti all'Arcangelo Michele in original, che succede? No, non vedo questa profusione di colori e di forme, non la vedo emanare da lui.
Cioè, come Quindi se è fosse aria, metallico, freddo, non so, schermato. Boh. una proiezione, un programma, è fatto di Sì, esatto. poligoni digitali. Quindi è come una scoreggia. Sì, eh. Non c'è, diciamo adesso a Michele di dire, di presentarsi ad Anna con le reali parole con cui si sarebbe dovuto presentare, non sono l'angelo Michele, battagliero che, ma ciao, sono una scoreggia, non esisto, tu sì, io no. Mi piacerebbe essere come te, per quello che ti sto un po' ingannando. Mm. E ti inganno che io ti libero. L'ha liberata quando si è sentita toccare i capelli. Le ha dato l'illusione della liberazione. Questo è essenziale, cioè queste entità creano proprio anche questo genere di inganni, di un alleggerimento, ma è un alleggerimento finto, fittizio, così fidelizzano. mm? Così la persona dice, ah cavolo, ho ottenuto questa liberazione, questo aiuto, allora rimango devota a, in questo caso, tipo l'angelo Michele. Ma appartiene tutto al gioco di sottomissione, creando proprio dei miraggi, delle illusioni. La donna sul balcone insieme al marito. Chi era? Sì, perché era effettivamente, l'ho vista anch'io, un essere angelico, per cui in realtà spesso gli angeli possono anche sembrare come tratti delle donne. E effettivamente lo vedo con un bel viso, abbastanza allungata e bionda, e con un abito, una tunica. Che faceva lì? Era, come dire, un ingresso, una prima presentazione. Lei ne ha avuti diversi mm, quello era un primo modo di proporsi. Poi l'ha fatto, che ne so, anche illudendo che la stava un po' sostenendo quando, che ne so, non aveva puntato la sveglia, lei viene chiamata, così l'idea è proprio questa, no? Vedi che io ti aiuto, t'appoggio, sono Chiamiamoli con te. tutti gli angeli, tutti. Angeli, arcangeli, angioletti, angiolini, anche di altre culture, non c'è soltanto la cultura occidentale. Ci saranno degli angeli in Africa, degli angeli in India, degli angeli in America Latina, nell'Amazzonia brasiliana, in Antartide, Nuova Zelanda. Certo, erano tutte diverse fogge. Qual è quella più particolare? Mm, un insetto. Almeno alle ali? Sì, 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 sembra un po' una libellula, diciamo. Siete tutte scorregge. Dopo un po' spariscono. Infatti, è vero. Bene, il cinema non è finito. Chiamiamo tutti i molestatori della vita di Anna. Il vicino di casa, diciamo ragazzo, adolescente, così, no? Cioè, in realtà, come spesso accade, a sua volta è stato abusato, ok? Ed anche loro come se fossero una specie di facciata, ok? Per cui c'era questa famiglia che dava una facciata comunque buona, positiva, anche di normalità, se così vogliamo dire, però in realtà le dinamiche profonde che c'erano, tanto normali ed equilibrate non erano, capito? E quindi, insomma, si è creata un'interazione molto forte, no, tra la famiglia d'origine di Anna e questa famiglia che era basata su delle dinamiche, insomma, tossiche, velenose.
Quindi arriva questo ragazzo che lo vedo però, non lo so, mi sembra molto anche contemporaneamente vittima e carnefice, lo sento proprio tanto, le due cose che si stanno intrecciando. Però io ne vedo tre. Forse lei ne ha citati due, ma io ne vedo tre. Beh, particolare che si presentino tutti. Ma ci sta, sai, perché hai fatto questo discorso anche di chiamare gli angeli. Abbiamo fatto questo discorso dei giochi e dei programmi e questo delle molestie sui bambini è proprio uno di questi programmi. Va bene, li lasciamo lì. Monica, causa esoterica, dalla scoperta da qualche mese dei nostri video a oggi, da parte di Anna, dei problemi alla schiena e al collo. La sua anima sta proprio manifestando fisicamente questo countdown, questo conto alla rovescia, questa bomba che sta per esplodere. Quindi questi dolori, che magari un pochettino in passato già aveva, ma in maniera più debole, più saltuaria, adesso si sono concentrati moltissimo. Ma è proprio perché così diventando molto pesanti e molto invasivi, richiedono una soluzione immediata. Mm. L'associazione nel caso di Anna, i dolori vengono perché loro sono non attendibili, quindi non guardarli più, è sensata da parte dell'entità di Anna? Ehm, allora, dunque, aspetta un attimo, perché le entità di Anna dicono che lei questi dolori se li merita. Cioè, è come se venisse Babbo Natale e dicesse, questa qui non è stata una bambina brava, eh? Eh. E allora è tipo come se la picchiasse nelle zone che a lei in questo momento fanno male, no? Quindi come se la battesse sul collo e come se la battesse sulla parte bassa della schiena. Questa è stata proprio una bambina cattiva. Altri, non Anna, che hanno visto l'insorgenza di problemi nella loro vita all'inizio della visione dei video e hanno rinunciato, non sono più andati avanti. Ci sono? Sì, perché questo è proprio un Sono qualcosa voluto classico. sì, dalle entità che dicono, vedi, è meglio che tu abbandoni le sessioni perché ti dà questi effetti collaterali qui. Noi poi non crediamo in Gesù, quindi crediamo nel diavolo. Oltretutto. Mm. Beh, insomma, una battuta, ma questa è proprio la base del dualismo. Se non credi in Gesù, credi nel diavolo. No. Io credo in me stesso, per esempio. Queste perlette di saggezza, perline di saggezza. Sì, va bene, chiamiamoli tutti nel cinema, quelli irrinunciatari. Mm. Vedete, voi siete gli asini e Anna è la prima della classe. Quanti vengono? Quanti sono? Come numero proprio. Come rinunciatari a me è venuto 5.000. No, aspettavo anche di più. Per tutti cappello di carta con orecchie d'asino o seconda chance? Seconda chance, pensa, mi era venuta seconda chance. Nulla è perduto. La maggior parte di loro dicono nulla è perduto, c'è una seconda chance. Bene. Iscrivetevi al canale e iniziate a guardare e studiare. Fatevi un Q così. Causa esoterica della scoliosi, Monica.
Questa cosa me la collega alla mamma. È come se, in un certo senso, la madre volesse una certa strada per lei. Anche negli studi, per esempio, Anna avrebbe preferito fare tutt'altro. Quindi si è creato un po' questa specie di trazione, conflitto, ribellione. La madre che la porta in una direzione, lei che vuole andare in un'altra direzione e poi più o meno si trova una sorta di quadra, ma dopo anni di conflitti, eccetera. E questa deviazione della schiena sta proprio a rappresentare tutta questa dinamica descritta. Causa esoterica dell'odio, posso dire, no? Il tuo ambiente lavorativo, no? Sì, per l'ambiente ospedaliero dove lei lavora, non diciamo come, ambiente ospedaliero che però da vivere e all'interno del quale ha conosciuto un marito fiamma. Che lei non si era chiesto se fosse fiamma, ma insomma me l'ha messo, me l'ha scritto sempre come un pilastro della sua esistenza, no? E lei per lui. Sì, reciproco. Dunque, chiaramente lei riesce a vedere l'ambivalenza di questa situazione. Quindi da un lato gli aspetti assolutamente positivi, dall'altro poi l'essenza che è un'essenza di morte, ma morte intesa come soppressione proprio dell'individuo, soppressione dell'essere umano, delle sue capacità, della sua creatività. È esattamente morta in questo senso, di distruzione della creatività, lei lo vede questo. Però è anche un suo principio trasformativo interessante, perché nella bruttura riesce però a estrarre delle cose belle, buone. Monica Rabbia, dov'è? La rabbia, io intanto vedo proprio che lei non è mai stata vista. E lei dice: come non mi vedevano, neanch'io riesco a vedere davvero. Infatti mi fa notare questa benda che ha sugli occhi. Mi fa notare come questa rabbia si sia dipanata ormai in gran parte del corpo, però al momento si concentra proprio nella zona che potremmo chiamarlo tra il secondo e il terzo chakra, grosso modo, no? Sia davanti che di dietro. Ehm, e mi dà appunto la rabbia proprio collegata a questo fatto di non essere stata in passato protetta e anche di non essere stata ascoltata, che non le avessero chiesto, non le avessero guardato gli occhi e compreso, non avessero messo le mani sul cuore di lei e sentito cosa c'era nel suo cuore, non avessero ascoltato quelle che erano le sue propensioni naturali, no? Quindi anche rispetto al corso di studi. E questo padre che sembra un po' un pezzo di granito. Chiamiamolo. E mi viene proprio così, come un monolito di granito, quindi anche un po' freddo se lo tocchi, è proprio ghiacciato Cioè e non è a non forma di riesco. uomo, è Esatto, una colonna a sezione quadrata, tonda, quadrata. quadrato, perfetto, così come l'hai descritto. Beh, Quindi se lo tocchi è veramente freddo, è spigoloso, cioè non è umano, appunto. chiaro, scuro, bianco, nero. Ehm, Lui adesso non c'è più, ok? Quindi questa qui è un po' la rappresentazione che stiamo dicendo anche rispetto a come lui era in vita. Mm? Quindi per ora non stiamo parlando dei progressi che ha avuto nell'oltre. E come lo vedo io sembra proprio il granito, è un po' bianco, un po' marrone, un po' nero. Un po' rosa, un po' nero. Sì, sì, esatto. Infatti non te lo volevo dire, ma io vedevo il granito. Però te l'ho Mm. buttata lì. No. Bene, bene, bene. Prenda la sua forma. Qua c'è sua figlia. Diamogli una Vic. Mettiamo una Vic sopra questo monolito. Sì, adesso lui ovviamente viene da
dall'oltre. E si presenta qua come una primula. Ora, ok? Cioè, la definizione, la descrizione del granito era Prima. prima, sì, quando interagiva fisicamente. Ok? Invece adesso come primula mi viene, ora che non c'è più in questa dimensione terrena, mi appare come una primula, perché è proprio come se ci fosse una forte benevolenza nei confronti di Anna e dicesse io voglio la tua rinascita. Ed è una primula che è bianca con il centro giallo e c'è un solo petalo viola. Cosa dice ad Anna? Anzi, prima prende la VIC, vibrazione, informazione, consapevolezza. Ho sempre voluto raddrizzare le cose a forza. Non ho mai accettato le curve. Le curve le volevo raddrizzare. Adesso comprendo che l'esistenza e l'essenza umana è fatta di tante curve. Mi fa vedere delle curve multidimensionali, quindi che si compenetrano l'una all'altra, che cambiano continuamente confine. E lei cosa risponde? Ah, lei ha parlato delle sue curve fisiche. Aspetta, a volte ho fatto fatica ad accettare le mie curve anche fisiche, lei dice, una cosa simile. Ehm, e lui dice amati perché non c'è di meglio. Cosa dice alla moglie? Siamo stati una famiglia tradizionale, ehm, ehm, anche sacrificando alcuni aspetti di noi. Volevamo che le cose andassero in un certo modo e facendole andare in quel modo non ci siamo conosciuti bene, sia loro due, sia anche con i figli. In merito alle molestie subite di Anna, di cui il padre non si è accorto, cosa vuole dire? Che conosceva queste persone. Però mi sembra più quando lei aveva 10 anni, mi sembra che ponga più l'accento su quell'altro personaggio dei 10 anni di Anna. Mhm. Perché? Forse lo conosceva meglio. Aspetta, È quello che si è mostrato? Quello lì? Mm. Mm, sì. Ehm, quello ancora fatico a perdonarlo, dice. Lui. Sì. Lì accanto c'è il portale aureo. Cosa vuole fare? La delizia della luce è irresistibile e io plano verso il portale aureo. Vedo che lascia come delle strisce d'oro, sembrano delle frange, lunghe frange d'oro in casa ad Anna, Mm. anche nel bagno. Forse Anna a volte va a piangere in bagno? Sì, Mm. pazzesco. Eh, Perché? e lui lo vede, e lui lo vede quando lei lo fa. Perché lei, sai, si rifugia, no? Cerca un momento per non essere vista, ovviamente, dal marito. E lui la vede.
E allora è come se un po' le frange d'oro mi ricordano un po' le lacrime, no? Che ti ho detto, sono lunghe così. E vorrebbe dirle di non piangere per un gioco, comprendi il gioco. Se lei avvertisse queste frange e le toccasse, si metterebbe direttamente in contatto col padre, da adesso in poi. Sì, sì, e sarà, e lei lo deve fare comprendendo che adesso ha a che fare con l'anima del padre, non ha a che fare con il padre fisico che lei ha conosciuto. Quindi si può trovare in connessione con un qualcosa di molto più bello e più espanso rispetto ai blocchi, al granito con cui aveva avuto a che fare prima. E lei stessa si deve liberare da questo pregiudizio, da questa conoscenza passata che aveva rispetto al padre. È andato nel portale aureo? Sì, certo, Ok, certo. da lì riesce a perdonare, tra virgolette, quello che è stato la figlia a 10 anni, quando lei aveva 10 anni. È parte del gioco anche lui, come tutti noi. Mhm. Ma so che ha tanto ferito Anna. Ma nel portale aureo il padre è diverso, vede le cose E diversamente. certo, perché a maggior ragione riconosce come pedina del gioco anche quest'uomo. E quindi sì, lo riconosce come attore, come pedina del gioco. Lo salutiamo e chiudiamo il portale aureo. Sì. Sì. Chiediamo ad Anna qual è il senso della vita. Beh, prima mi ha mostrato i gatti, appena hai detto qual è il senso della vita, i gatti, come però ad allargare anche, no? In generale gli animali. Il- il- Gli animali la fanno proprio sentire viva, le fanno sentire che la vita è amore, ehm, che è comunicazione di cuori. E poi dopo in seconda battuta mi ha mostrato anche il marito, ma anche il Beh, marito si, si- si mescola tutto questo. il progetto Scavare buche con cui finora ha vissuto sta per terminare. Esistono dei contratti nel cluster. Andiamo a vederli. Ci può andare col marito, coi gatti, da sola, può anche non Va da sola, andarci. Bene. pensa che va da sola. Un E cimitero. È un cimitero in cui, sai, il cimitero fatto di lacrime, anche a volte di rancori, di disperazione, di tristezza, di buio. ci sono delle lapidi. Mm-mm. Che ne fa? Sì. Um, è come se fosse una specie di zappa magica, perché vedo che con un unico gesto di questa zappa riesce a scalzare tutto l'intero cimitero. Quindi è come se fosse un blocco intero del cimitero sopra la zappa e lei riesce a infilare il tutto in un portale definitivo. Lo fa? Sì, L'ha già chiuso? sì, sì, ha chiuso il portale e si sta preparando per creare un ad eternum che è come se nascesse dalle fusa di tanti gatti.
questa vibrazione generata da questi motorini animali è l'ad eternum. L'avatar esiste? È un avatar di quelli gonfiabili. E a lei adesso vuole prendersi così questo sfizio e lo buca con uno spillo per vedere che era veramente niente, come hai detto tu prima, no? Hai detto sono solo aria alla fine. Che cosa mette qui al suo E posto? ha buttato via ovviamente i rimasugli di questo avatar e qua mette un fiore enorme e sembra proprio un girasole. Va bene, Monica, cosa sono le fusa dei gatti alla fine? Al di là della spiegazione che può dare un biologo. Non so, mi viene come se fosse una manifestazione del campo torico, del cuore. Se più gatti fanno accanto a un umano Mm. delle fusa, sono in sintonia o in distonia? Sono terapeutici, nel senso che è come se alzassero le frequenze, perché più gatti è come se aumentassero il campo torico, inteso Mhm. proprio come il campo d'amore, e quindi vanno a stimolare il campo torico della persona, che se è un po' contratto si espande. Le lucciole, in un campo pieno di lucciole a giugno, lampeggiano quando iniziano, diciamo, a lampeggiare, lampeggiano in maniera distonica, ma poi si sintonizzano tutte sulla stessa frequenza, quasi. Questo per attirare, quelli sono i maschi, per attirare le femmine in maniera più armonica. Funziona in qualche modo così coi gatti? Sì, funziona così anche con la musica, con i diapason per la sintonizzazione dei La, perché esiste una legge di armonia nell'universo, è di armonia, di integrazione. Bene, chiediamo ad Anna di prendere in sé questa armonia delle fusa dei gatti. Mm. Lei lo trasforma addirittura questa armonia come se fosse una specie di ah, coperta morbidissima, sofficissima. Mm, Quindi questo che è un suono diventa anche tatto. E lei appunto strofina il suo viso su questa specie di coperta che sembra, sai, il pelo più morbido dei gatti, alcuni ce l'hanno veramente super soffice. E nel frattempo sente anche proprio il suono delle fusa e sente Ci, proprio la sua gabbia toracica che si espande e che si contrae. ci si avvolge, si Sì, avvolge sì, dal campo torico delle fusa. sì, Bene, lo faccio anch'io, se vuoi farlo anche tu. sì, Lo fanno tutti quelli che guardano questo video, se vogliono. sì. Tutti in questa coperta di morbide fusa. Ottimo. Monica, scavare le buche esiste ancora? Le sta scavando per piantare dei bulbi. Solo per quello le scava. Il lupo pagliaccio, i due uomini del tempo, la biscia, l'alce, i tre di L esistono ancora? No, Infanzia infranta, countdown, depressio gravis, esiste ancora? no, no, no. Impianti? No, ho tolto anche la benda. Esiste una nuova fase da adesso in poi di Anna. Anna a quanto vibra? Adesso lei è proprio quella primula che gli ha mostrato il padre, in questo suo momento di rinascita.
E quindi attualmente vedo proprio questi suoi petali che si muovono con il vento e la sua vibrazione è 350 miliardi. Consapevolezza. 178. Le 350 hai detto, se Anna non avesse mai avuto un gatto in vita sua, quanto starebbe con le stesse condizioni? Allora, intanto come vibrazione di partenza mi dava un miliardo anche un po' scarso. Attualmente viene 200, sarebbe. Ok, vuol dire che i gatti le hanno aumentato e lei non ha fatto niente, ma l'esperienza di vita con i gatti, come con i cani e come con altri animali, altre persone, altri animali possono arricchirla molto Verissimo. l'esistenza. Anima, 60. vite, 1796. cervello, 10. suscettibilità ipnotica. 50. Potrebbe andare in ipnosi? Sì, sì, sì. 3D, Allora, attualmente 30. tendente ad aumentare o diminuire? Allora, qui si pone proprio una grande sfida ed è Anna che entra nella struttura in cui lavora e ci sarà una parte di Anna che magari tende ad attivare l'automatismo, quindi certi stati d'animo, certe considerazioni, un certo modo di vedere, eccetera. Poi ci sarà un'altra Anna che è più in alto e che vede il gioco e che attiverà quindi comportamenti, osservazioni totalmente diversi. E quindi è qui, capisci, il punto nodale, mm? La presenza e far andare nella direzione di consapevolezza e quindi questo farà sì che scenda ancora di più la percentuale di terza dimensione. Vivacità animica. 88. Messaggio di Anna alla sua fiamma. Mm. Vabbè, ha fatto una battuta, no? Del tipo è una vita che ti sopporto. E poi insomma, ha riacquisito un pochino più di serietà e ha detto è una vita che ci supportiamo e che ci stimoliamo. Ora anche il nostro rapporto incrementerà la sua forza. Un messaggio a chi vuole lei nel cinema. Scelga lei tutti, una parte, nessuno. Vedo che prende i gatti, dice siete i miei bimbi e gli dà un bacio sulla testa a entrambi. E poi vedo che va dalla mamma e la stringe proprio con un'infinita dolcezza, un'infinita accettazione. Messaggio di Anna a se stessa. Quanto è bello e quanto è importante questo momento passato con me stessa, con la parte più profonda e più vera di me. Mi sento davvero una primula che rinasce. Come la vedi? Come se fosse primavera, la sua prima vera volta in cui è così forte, è così autentica. Va bene, la nuova vita di Anna inizia oggi. Abbiamo finito.